Ciao a tutti, oggi una ricetta super, una ricetta versatile che va bene per tutti, anche per i vegetariani, i vegani o per chi vuol fare delle diete speciali tipo le keto diete. La protagonista di questa ricetta è lei, la zucca mantovana, tipica della stagione autunnale, un prodotto, come ho già detto in altri video, molto versatile per fare gli antipasti, per fare i primi, per fare i secondi, contorni, dolci. Ma ora finiamo le chiacchiere e andiamo a vedere come prepararla. La prima cosa da fare, dopo aver preparato ovviamente il tagliere, la teglia da forno e tutti gli attrezzi, sarà andare a accendere il forno. Lo impostiamo alla temperatura di 180 gradi e lo andiamo a preriscaldare. Cominciamo col dividere a metà la zucca. Poi con l'aiuto del cucchiaio andiamo a eliminare i semi, che sono anche buoni da mettere a asciugare in forno, sempre a 180 gradi, salarli e mangiarli come snack. Andiamo a scavare così, facciamo anche l'altra parte e anche l'ultima metà. E questi li teniamo da una parte, poi li andiamo ad asciugare nel forno. Ora dividiamo la zucca, gli togliamo le parti più dure e poi ne andiamo a finire di tagliare tutta la buccia, in questo modo. Tagliamo a pezzi irregolari, abbastanza grossi, e così continuiamo con il resto della zucca. E siamo arrivati all'ultima zucca. Puliamo anche questa, vedete, nella buccia cercate di togliere meno zucca possibile, solo la buccia, ma l'importante è togliere quel verde che c'è subito sotto, perché cambia colore quando le andiamo a cuocere e quando andiamo a fare la nostra preparazione. E abbiamo terminato. Ora qua c'è chi le vuole condire con salvia, con rosmarino. Io le lascio così al naturale perché mi piace sentire il sapore della zucca e senza sentire altri sapori. Gli altri sapori li mettiamo poi nel condimento in un secondo momento. Quindi prendiamo, apriamo il forno e le mettiamo dentro per 40 minuti. Mi raccomando, il forno già a temperatura. Questo passaggio serve per asciugare dall'acqua la zucca. Nel frattempo che si cuociono le zucche in forno andiamo a pulire i nostri semi di zucca, in modo che dopo li possiamo andare a mettere su nel forno ad asciugare. Sotto l'acqua corrente tiriamo via tutti i semi, li togliamo dalla polpa. More moments later. Sono passati 40 minuti, apriamo il forno e togliamo la zucca e la mettiamo qua a raffreddare. Per farle ci serviranno ovviamente le zucche cotte, i rossi d'uovo, la farina di lino, sale, pepe, un po' di noce moscata e la gomma di xantana. Quindi prendiamo le nostre zucche e le mettiamo dentro in una bowl d'acciaio e le schiacciamo con una forchetta. Poi schiacciate con le mani e riduciamo tutto in purea così. Ora gli andiamo ad aggiungere un po' di sale, un po' di pepe, un po' di noce moscata e mescoliamo. Dopodiché le aggiungiamo la farina di lino, un paio di cucchiai, 2 rossi d'uovo, un cucchiaino di xantana e mi sono scordato prima di elencarvelo un po' di parmigiano grattugiato. Poi mescoliamo tutto. Ecco, il nostro impasto è finito, lo mettiamo qua da una parte e dopo le andiamo a cuocere. Nel frattempo mettiamo in forno, come ho detto prima, i semi di zucca. Quindi li abbiamo lavati prima accuratamente, li stendiamo bene, gli mettiamo un po' di sale e li andiamo a mettere in forno, 180 gradi per circa una mezz'oretta. Comunque li controlliamo. Prepariamo l'acqua salata, un po' di burro che lo facciamo sciogliere piano piano senza fare friggere, gli aggiungiamo la salvia, il parmigiano grattugiato e 2 cucchiai per formare le quenelle. L'acqua bolle, andiamo a fare le quenelle, gli gnocchi. Quindi schiacciamo così, buttiamo giù nell'acqua. Aspettiamo 2-3 minuti, quando tornano a galla sono pronti per scolarli. Li facciamo insaporire con il burro e la salvia, aggiungiamo un po' di formaggio e li serviamo. Ancora un po' di parmigiano sopra e sono pronti per essere serviti. Assaggiamo come sono venuti. La consistenza è come quella di uno gnocco, ma il sapore intenso della zucca. Fantastici! Provateli, buon appetito! Per la versione vegana sostituite le uova con un pochettino più di xantana.
Il parmigiano con un pochettino più di sale per insaporirlo e al posto del sugo burro e salvia, pomodoro e basilico. Passata una mezz'oretta, questo è il risultato. Spegniamo il forno e lo lasciamo aperto. A few moments later. Quando si sono raffreddati, li togliete, li appoggiate in una ciotolina e ve li gustate così. Buoni, saporiti e salutari.